Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andremo a vedere insieme un nuovo Layer 2. Vi presento Scroll a pochi giorni del mio prossimo video sul futuro airdrop per l'appunto di questo Layer 2. Il video in questione uscirà domenica 4 dicembre. Dopo un anno di programmazione, dopo un anno di sviluppo, piano piano stiamo arrivando al lancio della mainnet. Scroll che cos'è? È un Layer 2 basato sull'Ethereum Virtual Machine a conoscenza zero, quindi a zero knowledge. Questo Layer 2 entra a far parte di un gran numero di concorrenti che cercano di migliorare la scalabilità di Ethereum. Interessante perché era stato presentato tempo fa da Vitalik Buterin ed è stato sviluppato in collaborazione con l'Ethereum Foundation. Scroll permetterà il passaggio degli smart contract senza alcuna modifica e dal lato utente ovviamente transazioni molto veloci a basso costo. Il team ha costruito e sta costruendo il suo ZK EVM totalmente open source con l'aiuto di AZKP, appunto dell'Ethereum Foundation. Secondo il team di Scroll, gli ZK Rollup sono la tecnologia di scalabilità maggiormente utilizzata e superiore per la blockchain di Ethereum. Il problema, sempre secondo loro, è che gli ZK Rollup vengono creati, scritti e sono specifici per le applicazioni che vengono costruiti al loro interno. Al contrario, i ZK EVM di Scroll ha lo scopo di consentire prove di conoscenza zero, ovviamente verificabili sull'Ethereum Virtual Machine, consentendo la migrazione e l'integrazione delle applicazioni e di tutta l'infrastruttura di Ethereum che è già esistente. In questo caso, la sua utilità, un blocco di Ethereum potrebbe essere verificato direttamente tramite una dimostrazione concisa andando a utilizzare gli ZK EVM di Scroll, andando così a concentrarsi sulla coerenza e l'integrità di ciascun codice operativo nella traccia di esecuzione dell'EVM. Attualmente ci troviamo nella fase pre-alpha testnet. Il team ha già raccolto più di 30 milioni di dollari in parte forniti dai membri dell'Ethereum Foundation. Il team sta lavorando duramente per andare a finalizzare la testnet e tanti altri vantaggi, come ad esempio delle funzionalità incentrate alla privacy, che su Ethereum non fanno mai male. Non dimentichiamoci anche di una parte fondamentale, ovvero la decentralizzazione, che per l'appunto è una proprietà fondamentale della blockchain, che viene spesso trascurata o utilizzata in modo improprio per migliorare l'efficienza. Uno degli aspetti più preziosi della blockchain è che garantisce che i protocolli e la community siano vivaci, resistenti alla censura e agli attacchi coordinati. Andando a considerare la decentralizzazione per quanto riguarda questo Layer 2, Scroll ha un'attenzione atta a preservare questa decentralizzazione che va a includere gli operatori dei nodi, i provider, la community di sviluppatori e gli utenti. Infatti Scroll si impegna a garantire la decentralizzazione in tutte le dimensioni, in qualsiasi aspetto all'interno del suo protocollo. Un altro aspetto fondamentale è la sicurezza, essendo un Layer 2 è lasciata nella maggior parte in mano al Layer 1 e quindi Ethereum. Il design di Scroll, come avete capito, è basato sugli ZK Rollup, dove l'integrità delle transazioni sul livello 2 poi sono garantite su prove zero knowledge sul livello di base Ethereum. Questo va a rendere le transazioni di Scroll molto sicure e di conseguenza gli utenti che andranno a interagire con questo Layer 2 non dovranno affidarsi a terze parti per mantenere i propri fondi al sicuro. Tornando al discorso della decentralizzazione, durante la progettazione di questo ZK EVM si sono resi conto che inserire l'EVM in una prova ZK avrebbe comportato un sovraccarico enorme di prove a causa di incompatibilità tra i campi di programmazione nativi. Per ovviare a questo problema, per andare a ridurre il tempo di finalizzazione sul livello 1, per risolvere questo problema hanno deciso di costruire una rete roller, una rete decentralizzata senza autorizzazione, che va a generare prove per i blocchi di livello 2 in modo molto più scorrevole. Ciò significa che Scroll è in grado di scalare in modo molto più massiccio, andando semplicemente ad aggiungere più nodi alla rete
rete. Per eseguire il bootstrap nella fase soprattutto anche iniziale della rete stanno costruendo delle soluzioni GPU che renderanno open source per l'uso al pubblico. Mi sono lasciato questa informazione all'ultimo. Scroll è la prima soluzione layer 2 basata sostanzialmente sui ZK Rollup e il POV, la prova di lavoro. Possiamo racchiudere in 3 pilastri le caratteristiche di Scroll. Scroll adotta un nuovo sistema gerarchico a conoscenza zero rispetto ai suoi predecessori e questo nuovo schema va a consentire praticamente una facile implementazione della maggior parte delle DApp, se non tutte le DApp, più diffuse su Layer 2 e più diffuse su Ethereum. Scroll è in grado di stabilire un canale di comunicazione tra le DApp costruite su di esso e su tutte le altre applicazioni decentralizzate, per l'appunto costruite su tutti i Layer 2 esistenti. In terzo luogo, il terzo pilastro, il secondo era appunto il canale di comunicazione tra le varie DApp, il terzo pilastro è l'introduzione del mining di livello 2, un mining robusto senza autorizzazione che incentiva i minatori a creare prove di lavoro zero knowledge. Scroll con questa sua soluzione basata sugli ZK Rollup e il POV punta ad essere il layer 2 più veloce e più economico di tutti gli altri, incentrato sull'utilizzo delle applicazioni decentralizzate del panorama blockchain, supporta come abbiamo visto gli ZK Rollup e anche Validium. Addirittura gli utenti possono effettuare transazioni grazie a Scroll a basso costo anche simultaneamente su più applicazioni decentralizzate DeFi. Il funzionamento di Scroll segue il classico diagramma degli ZK Rollup. Si cerca di inserire in un unico blocco più transazioni possibili in un blocco di rollup e generare una prova sintetica per il blocco off-chain. Lo smart contract di collegamento con il layer 1 verifica la prova e applica direttamente il risultato che ne segue, ovvero la validità della transazione. Diversamente dai classici ZK Rollup, utilizzano questo nuovo sistema gerarchico e lasciano ai minatori la possibilità di creare questa prova di lavoro. Per tutti gli utenti che utilizzano questo sistema, i fondi sono bloccati fino alla via della transazione in uno smart contract situato nel layer 1, quindi in questo caso appartenente ad Ethereum con tutta la sua sicurezza. L'architettura di Scroll può essere suddivisa in 5 aspetti fondamentali. Primo, gli smart contract. Il secondo, il sistema di prova zero knowledge. Terzo, il circuito distribuito, quindi la distribuzione. Quinto, ZK Rollup e Validium. ZK Rollup e Validium, gli utenti avranno la possibilità di utilizzare o i ZK Rollup oppure Validium. La differenza sostanziale è che con gli ZK Rollup al momento si ha circa come fee l'1% delle transazioni, mentre per chi volesse pagare ancora meno fee, tralasciando un pochino di sicurezza alle sue spalle, può utilizzare Validium. Sicuramente Scroll è un altro protocollo di livello 2 che farà parlare di sé. Bisogna anche in questo caso metterlo nei preferiti e vedere il suo sviluppo, soprattutto l'adozione anche da terze parti. In ogni caso, come sapete, la fretta è una cattiva consigliera, quindi aspettiamo davvero tutto l'ecosistema che si possa creare, amalgamare e generare intorno a questo protocollo. Direi che per questa introduzione è tutto. Vi invito a supportare il mio lavoro qualora vi piacciono i miei contenuti con un'iscrizione al canale, ve ne sarei veramente grato, lasciandomi anche un like. Facendo così l'algoritmo di YouTube potrà consegnare i miei video, i miei contenuti ad altri utenti che sono interessati a questo argomento. E se volete fare 2 chiacchiere con noi, iscrivetevi anche alla nostra community Telegram, trovate il link in descrizione. Grazie a tutti, veramente, grazie.